ragazzi, questo è il mio primo video in italiano su YouTube e oggi vi spiego come fare per venire in Indonesia facendo il visto e la quarantena. Anzitutto, quando ero in Italia e cercavo di pianificare questo viaggio non trovavo informazioni su hotel, quarantene, su come ci si trovava, su quali erano le regole, quindi la prima cosa che voglio fare è un video per spiegarvi tutto. Anzitutto, l'Indonesia è chiusa al turismo, quindi non è che puoi prendere un aereo e venire in vacanza in Indonesia come facevamo ai bei tempi. Però c'è un metodo. Ti serve un visto B211A. Il visto ti dà diritto a entrare in Indonesia per 60 giorni ed è rinnovabile fino a un massimo di 6 mesi. È molto semplice da ottenere, ti servono solo alcuni documenti. Una volta fatto il visto dovrai atterrare a Giacarta, farti 5 giorni e 6 notti di quarantena, chiuso in camera, 2 test PCR all'interno della quarantena e poi sei libero di andare dove ti pare. Per poter fare il visto hai bisogno ovviamente del passaporto con un anno di validità, dovrai fare una statement letter che essenzialmente è un acconsentire a sottoporti alla quarantena, dovrai avere un'assicurazione medica internazionale che copra i costi legati al Covid. Qui nell'info box ti lascio un paio di link. Per fare il visto dovrai richiederlo o all'ambasciata indonesiana oppure a un'agenzia locale indonesiana che renderà la cosa molto più semplice. Ci sono 2 modalità per il visto, quella lenta e quella rapida. Quella rapida costa un pochino di più, però è più conveniente perché se durante la fase di creazione del tuo visto l'Indonesia dovesse chiudere di nuovo la possibilità di fare i visti, la tua pratica andrebbe in pausa e magari quindi dovrai aspettare un altro mese prima di poter avere il tuo visto. Quindi quando l'Indonesia apre per i visti ti consiglio di fare il visto rapido così da essere più sicuro di riuscire a ottenere il tuo visto prima che richiudano. Una volta che hai il visto in mano, a questo punto non ti resta che scegliere il volo per venire in Indonesia, atterrando a Giacarta, non puoi andare diretto a Bali. Dovrai scegliere poi l'hotel per fare la quarantena qui a Giacarta e infine dovrai compilare l'EAC, che banalmente è il codice QR sanitario con i tuoi dati, nome, cognome, eccetera. Per quanto riguarda il volo, io ho scelto Emirates, con cui mi sono trovato benissimo perché soprattutto mi piace la loro politica di flessibilità dei biglietti. Quindi anche per stare più tranquillo qui in Indonesia ho preso il biglietto di andata e ritorno all'interno dei 2 mesi di durata del visto e poi ho la possibilità di estendere e di rimandare la data di ritorno gratuitamente man mano che deciderò di estendere la mia permanenza. Per la scelta dell'hotel dove quarantenarti puoi andare sul sito del governo indonesiano oppure ti viene fornita direttamente dall'agenzia che ti rilascia il visto. E attento, ci sono 2 tipi di hotel per la quarantena. Quelli per la quarantena in cui arrivi a Giacarta e poi resti a Giacarta, c'è una scelta molto più ampia e i prezzi sono molto più bassi. Oppure quello che interessa a me e presumo anche a te, quegli hotel dove fai la quarantena a Giacarta ma poi dopo sei libero di muoverti in tutta l'Indonesia e quindi di andare alla destinazione finale che può essere Bali. In questo caso la lista degli hotel è molto più ridotta e i prezzi aumentano di qualcosina, ma comunque siamo là. E veniamo al punto più importante, la quarantena. Anzitutto in Italia quando cercavo gli hotel per la quarantena leggevo recensioni non troppo incoraggianti su vari hotel, però l'unico hotel su cui ho trovato recensioni positive sulla quarantena è stato proprio questo, l'hotel Shangri-La Giacarta, dove devo dire mi sto trovando benissimo. Quali sono le regole della quarantena? Anzitutto per 5 notti e 6 giorni non potrai uscire dalla stanza e nessuno potrà entrare nella tua stanza. Questo significa che non ci sarà neanche il servizio di pulizie. Per mangiare ti lasceranno il cibo davanti alla porta, suonano la porta e trovi questa scatola con dentro il tuo pasto. Durante la quarantena c'è poco da fare, sei chiuso in camera, quindi gli unici 2 eventi durante la quarantena sono i test PCR che avvengono il giorno dopo quando arrivi in hotel. La mattina mi hanno chiamato e sono dovuto scendere di sotto, c'è stata tutta la troupe medica, c'è stata tutta l'equipe medica in 10 minuti molto professionali, molto delicati, tra l'altro mi hanno fatto i vari tamponi e il prossimo test sarà il giorno prima della fine della quarantena, dopodiché sarò libero di girare per tutta l'Indonesia. E a parte questo non c'è nient'altro da fare se non armarsi di tanta pazienza e aspettare di uscire. Io spero di avervi spiegato tutto e chiarito ogni dubbio su come fare per venire a Bali. Se avete domande scrivetemele nei commenti qua sotto. Se vi è piaciuto il video vi chiedo di cliccare il tasto like perché questo aiuterà l'algoritmo di YouTube a mostrare questo video ad altri utenti con i vostri stessi interessi e aiutarmi a far crescere il canale. E
mi raccomando iscrivetevi, perché così mi darete la motivazione per continuare a fare altri video informativi su Bali e sull'Indonesia. Oggi vi saluto, vi ringrazio per avervi visto e Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima.